Questo video è sponsorizzato da CardRaider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Eccoci qui, cari naviganti, per proporvi un primer dedicato a Centurion, andando a scoprire, grazie alla disponibilità del deck builder Leonardo Fiorenza, un archetipo che ultimamente sta vedendo salire di gradimento degli appassionati del formato. Già dal Color Pie, quello Mardu, ci ritroviamo con qualcosa di inedito, o perlomeno di poco sfruttato, forse a causa delle leggendarie non sempre performanti ottimizzate per la velocità del Centurion, da fornire gli strumenti validi a prendere d'assalto i tavoli da gioco. È però grazie a una vecchia e sempre gradita conoscenza tra le leggendarie, rispolverate in una veste tutta nuova, che proveremo a imporre il nostro gameplan, approfittando del titolo di reggente, con una meccanica sempre molto gradita sia nel formato multiplayer che in quello 1v1. Questa volta parleremo di Queen Marchesa nella versione Reanimator. Siamo al cospetto della regina della meccanica monarca e se in passato ne abbiamo assaggiato le doti in una veste più control, ora andremo a valutarne un approccio diverso, più aggressivo, dove non sfrutteremo unicamente le sue potenti abilità, ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con 4 mana, uno generico, uno rosso, uno bianco, uno nero, abbiamo un assassino umano con forza 3, costituzione 3, tocco letale, rapidità e 2 abilità che si incastrano tra loro attorno alla meccanica monarca. Nella prima abilità abbiamo, quando Queen Marchesa entra nel campo di battaglia, diventi il monarca. All'inizio della tua sottofase finale pesca una carta. Ogni qualvolta una creatura ti infligge danno da combattimento, il suo controllore diventa il monarca. Mentre nella seconda c'è, all'inizio del tuo mantenimento, se un avversario è il monarca, crea una pedina creatura assassino 1/1 nera con tocco letale e rapidità. Se introdurre nella partita la meccanica Monarch potrebbe, a prima vista, rischiare di avvantaggiare il nemico, nei fatti, grazie all'arsenale di risposte presenti nel nostro Color Pie, unito alle keyword del nostro generale e della pedina assassino, sarà quasi impossibile per l'opponente indossare la corona. Questo aspetto, unito a qualche tech che proverà a proporre in campo in fretta creature imponenti, cortocircuitandone i costi di lancio, mette le basi per un modo tutto nuovo per sfruttare questo comandante, che dagli albori del formato ha provato a ritagliarsi una nicchia tutta sua. Non siamo ancora in grado di capire se Queen Marchesa diventerà la regina del Centurion, ma di certo questa versione Reanimator è stata capace di mettere in scacco più di un avversario, come naturale del resto, con un pezzo da 90 nella zona di comando. Se le peculiarità di Queen Marchesa, che presenta non solo un ottimo autore di card advantage, ma offre uno se non 2 ottimi paranti scomodi, in questa build dedicheremo alcuni slot a rianimare bestie ben più rognose, provando a proporre minacce molto presto nella partita. Ci doteremo quindi di alcuni tool, come nel caso di Kaya, The Inexorable e Priest of the Fair Rights, per salvaguardare o riproporre una creatura finita nel cimitero, puntando a mettere sempre molta pressione, oltre a uno stratagemma per eludere le molte rimozioni del formato. Fanno la parte del leone per questa evenienza diverse magie, tra Gadim Awakening, Dread Return, Exhum, Persist, Reanimate e un Burial Rites, che concorreranno a dare solidità a questa strategia, che risulta sempre molto profittevole, anche solo sul fronte del mana da investire per il risultato finale. Eccellono, anche da questo punto di vista, alcune aure storiche nel nero, Animated Dead, Dance of the Dead e Necromancy, immancabili se vogliamo far risorgere al cimitero qualche creatura specifica, o anche solo il comandante, che ci donerà nuovamente la corona del monarca per un plus di carte sempre gradito. Ma non basta, annoveriamo anche un copy effect particolare, composto dalla saga Fable of Hero Breaker e dal suo retro Reflection of Kikijiki, così da duplicare una creatura a terra, ottenendo i benefici effetti del suo ETB. Anche grazie a Ephemerate potremo rimbalzare, per ben 2 volte, qualcosa di interessante in campo, tra le tante possibili opzioni generali in testa che abbiamo a disposizione per ottenere il massimo da una magia, che alla fine ci costa solo un mana bianco. E visto che il cimitero per noi sarà una risorsa grazie a Sun Titan e Sevin Reclamation, punteremo a recuperarne qualche pezzo, tra i permanenti che finiranno troppo presto nel grave, per desiderarne nuovamente l'ingresso in campo al più presto. Per far sì che quest'area di gioco sia alimentata a dovere, useremo un paio di incarnazioni di Liliana, Liliana of the Last Hope e Liliana of the Veil, utilizzando le loro rispettive abilità per controllare l'avversario, diminuendone drasticamente la pericolosità. E alla fine, quali saranno i bersagli papabili per questa meccanica di rianimazione? Beh, il meglio del nostro Color Pie, tra Archon of Cruelty, Ashen Rider, Burning Road Demon, Grave Titan e Griselbrand, oltre ai pochi pezzi presentati finora dagli effetti sempre graditi. Anche Rune Scarlet Demon, nella sua veste di tutore, farà il suo ingresso trionfale, affiancato da diverse magie, Buried Alive, Enlightened Tutor, Grim Tutor, Profane Tutor e un Masked Grave, che spesso e volentieri faranno planare le carte prescelte nel cimitero, per il massimo vantaggio possibile. Con carte come Ransack the Lab e Tormenting Voice invece punteremo a scolpirci la mano, soprattutto evitando che le carte dal costo di cast più elevato ci restino in mano, diminuendo la nostra capacità di incidere sull'andamento della partita. Infine, a protezione delle nostre giocate di peso tra ciccioni ed effetti di rianimazione, annoveriamo Serras Emissary, che potrà riattivare una tipologia di carte specifica, impedendo al nemico di infastidire la nostra incoronazione a vincitori del match.
Se una fetta del mazzo si preoccupa di mettere pressione sul nemico in fretta, il card advantage di Queen Marchesa resta comunque, in questo color pie, un ottimo elemento di supporto per fornire tutto quello che ci serve per tenere a bada le carte problematiche del nemico. Non perderemo troppi slot per avere più mano o stabilizzare i colori a disposizione, giusto un archeo insigne tra le 99, perché dedicheremo la quasi totalità degli spazi utili a risposte tangibili al gameplay del nemico, a cominciare da un grande classico del nero, gli scartini. Tra Dures, Imtuturach, Inquisition of Kozilek e Tuxais proveremo a punire la mano dell'avversario, sfilando quasi sempre le prime minacce o le carte che il nostro color pie, benché ricco, non brilla in risposte puntuali. Cosa non ci mancano saranno le rimozioni puntuali, ben 14, spaziando tra Dismember, Feed the Swarm, Invoke Despair, Lightning Bolt e Sword to Plusher, prendendo tutto quello che risulterà economico nel mana ed efficace nella resa, per aumentare il divario tra noi e l'opponente, anche sul fronte delle risorse. E visto che la nostra presenza sul board non sarà mai massiccia, risposte come Damn e Toxic Delage saranno sempre gradite, soprattutto verso gli Argor del formato, più inclini a strapparci la corona del monarca e di conseguenza il nostro prezioso vantaggio carte. Per replicare i cimiteri avversari useremo con profitto Daughter di Voidwalker e Clean to Dust, puntando chiaramente ad essere gli unici a poterne manipolare il potere, soprattutto visto quanto i nostri ciccioni, rianimati presto, ci possono offrire per vincere la partita. Abbiamo anche una risposta specifica a terre problematiche con Sinkhole, un grande classico del nero, che qui va a rimpolpare le opzioni che provano a punire carte altrimenti difficili da gestire con le tech classiche del formato. Cosa è presente in quantità nei nostri colori sono le carte flessibili, a partire da Rankle Master of Pranks, una creatura che se va a segno amplifica il nostro desiderio di controllare il nemico, ma anche di riempire il cimitero di carte utili per il gameplay. A queste tech affiancheremo il meglio tra le magie, con Abrade, Angrad Rampage, Collective Brutality, Chaos Guile e Colas Command, un vero e proprio arsenale di risposte adatte a tutti i contesti, anche quelli molto complessi presenti nel formato. Lo spunto che ha scatenato Leonardo Fiorenza nella creazione di questa variante di Queen Marchesa in realtà parte da un altro generale che ne condivide i colori e in parte la filosofia, di Ada, Binder's Will. Questo viandante, che abbiamo già trattato sul nostro canale e che punta a sfruttare diversi piani, sia combo, con riti e chiusura a base Storm, sia una base Reanimator, ha convinto il nostro deck builder ad essere alternativo, sfruttando la nostra regina dimenticata, rinfrescandone il concept. Ormai il semplice piano control non era sufficiente a reggere gli archetipi e la velocità del momento, da qui la svolta e la conseguente costruzione della lista che vi stiamo mostrando in questo video, che ha saputo imporsi tra i tavoli del formato con questa nuova formula di successo. Di base una semplice rivisitazione, che migliora quanto già di buono offre la nostra Queen Marchesa, che risulta comunque ottima, visto che di base ci offre un buon strumento per fare vantaggio carte, opzione sempre molto interessante da avere a disposizione. Con le premesse di deck building ipotizzate da Leonardo Fiorenza per questa lista specifica basata su Queen Marchesa, è chiaro che il nostro gameplan si comporterà in modo molto differente in base all'avversario e alle carte a disposizione all'avvio del match. Il piano aggressivo, che punta a rianimare una o più bestie nei primi 3 turni della partita, è volto a spegnere le velleità degli avversari veloci, soprattutto quelli che puntano a giocare presto molti bittanti, aprendo anche le porte a una possibile chiusura da parte nostra in tempi più che ragionevoli. Se le cose si mettessero male o se dovessimo affrontare una partita di attrito, l'abilità del generale tra monarca ed eventuale token assassino resta sempre valida, confidando nell'enorme arsenale di interazioni che fa capolino tra le 99, solo in parte intaccato dagli slot dedicati al piano principale. Quindi si tratta di un adattamento più che di una vera rivoluzione, quella portata in questa lista capitanata da Queen Marchesa, il che non è per nulla un male, visto quanto di buono offre questo comandante, ingiustamente messa in panchina troppo in fretta. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo a comprendere che questa lista basata su Queen Marchesa si posiziona nel meta centuino rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Verso gli aggro deck siamo avvantaggiati su molti fattori, sia grazie al mero generale sia al piano di rianimazione, che se messo in pratica presto potrebbe decretare la sconfitta dell'opponente di turno. Verso i midrange deck, soprattutto se puntano a un piano aggro di supporto, avremo ancora buon gioco, visto l'arsenale di paranti ostici e rimozioni che potremo schierare, rendendo ardua la tenuta in campo delle loro minacce. Verso i combo deck non abbiamo molti modi per interagire con le sue chiusure, soprattutto se sono a velocità istantaneo, non avendo a disposizione il blu con i suoi counter per frenare la sua avanzata. Un'ultima considerazione va all'altro mazzo a base Reanimator che imperversa nel formato, quello basato su Aminato e Face Shifter, che, almeno sulla carta, potrebbe risultare più efficace, vista la sua propensione a rimbalzare, per fruttosi ETB, le creature in campo. Insomma, un approccio al gioco che deve tenere conto del meta e dei diversi punti di forza e di debolezza di questa Queen Marchesa, che può ancora dire la sua nel meta attuale, a meno di focalizzazioni troppo spinte verso archetipi specifici.
Nonostante la casa madre continua a sfornare novità a profusione, per Leonardo Fiorenza trovare qualcosa per raffinare l'attuale lista con alla testa Queen Marchesa non è così scontato, anche se, visto il piano rianimazione, qualche chicca la potremo sperare ora o in futuro. Un primo esempio arriva con la nuova Elesh Norn Mover on Machine, proveniente direttamente dal set Pyrexia All Will Be One, recentemente spoilerato, e che presenta un effetto asimmetrico che potrebbe mettere in crisi più di un avversario. E se il nuovo set ci offrisse ulteriori supplizi per il nemico, potremmo sacrificare carte come Dread Return, Invoke Despair o al massimo Grave Tata, che non si sono alla fine dimostrati così incisivi per la configurazione attuale. Quindi c'è solo da sperare che il nuovo ciclo dedicato al piano di Pyrexia porti in dote nuove mestizie per rimpolpare, nei nostri colori, i ciccioni da riportare in vita dal nostro prezioso cimitero. Eccoci giunti al termine di questa analisi. Ringraziamo Leonardo Fiorenza per averci descritto tutto il potenziale di questa rivistazione di uno dei comandanti più iconici proveniente dal passato dei formati a 100 carte, che non perde di smalto ancora oggi rispetto alle recenti novità. Se volete puntare a un mix di controllo ed esplosività senza rinunciare al motore di cardro solido nella zona di comando, questa Queen Marchesa nella sua variante Reanimator potrebbe fare a caso vostro, unendo il meglio di due mondi, solo all'apparenza distinti. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video, dove troverete matchup, guida alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui, su Underground Sea.